Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sia che voi lo festeggiate oppure no, questa è la settimana di San Valentino e anche quest'anno ho pensato di condividere con voi, qui su YouTube ma anche sul mio blog, dei post e un video a tema. Ora, siccome non sono proprio una grandissima appassionata di tutto ciò che è troppo smielato e stucchevole, ho cercato di dare un'interpretazione un po' meno scontata. Se ve lo siete perso, lunedì sul blog ho pubblicato un post con degli accessori a tema cuore anatomico, che è un soggetto che tendo a riproporre quasi tutti gli anni a San Valentino perché appunto lo trovo un po' meno scontato e non eccessivamente stucchevole. Quest'anno ho scelto di creare i miei accessori utilizzando un pendente delle basi in bronzo. Come sfondo ho utilizzato una lettera d'amore scritta a mano vintage che ho trovato chiaramente su internet e al di sopra un cuore anatomico, il tutto ricoperto da resina per proteggerlo, e ho creato questo set composto da collana, orecchini, anello e spilla. Se volete saperne di più fate un salto sul blog, trovate il link nella info box qui proprio sotto il video, non potete sbagliarvi. Invece piccolo spoiler in avanti: per l'appuntamento con i miei biglietti di auguri fatti a mano vi proporrò un biglietto di San Valentino dell'ultimo minuto che potete realizzare veramente in un secondo. Vi basta avere una stampante a colori e un cartoncino. Facile, facile, non perdetevelo. Ma veniamo adesso al video di oggi. Come avrete visto dal titolo, sto per mostrarvi come creare delle scatoline in cartone, in cartoncino, ispirate un po' a quelle dei fiammiferi, con all'interno un messaggio. È un'idea che potete sfruttare per San Valentino, ma anche per qualsiasi altro tipo di occasione, cambiando e adattando chiaramente il messaggio all'interno. Vi faccio vedere le 3 scatoline che ho creato io, cercando appunto di prendere il tema San Valentino e renderlo un po' meno melenso. Questa per esempio, nella prima, all'esterno c'è scritto tu sei e all'interno: come la pizza, non posso vivere senza di te. Invece questa, il mio cuore è tuo, e all'interno un cuore anatomico con scritto letteralmente. E l'ultima, di nuovo tu sei il mio tesoro, con l'anello del Signore degli Anelli. Insomma, un'idea un po' diversa e divertente per dire ti amo a San Valentino o in qualsiasi altro giorno dell'anno. Se questa idea vi piace, io vi invito come ogni volta a continuare a guardare questo tutorial ed ecco i materiali che vi serviranno per questo progetto. Il cartamodello che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, una base rigida, io ho usato un tappetino da ritaglio, delle forbici, della colla, una pieghetta oppure il dorso di un coltello, un righello e degli adesivi in feltro a forma di cuore, ma sono opzionali. Dopo aver scaricato il cartamodello dal blog ed averlo stampato su cartoncino bianco, procediamo a ritagliare le prime 2 pagine che contengono il modello per la scatola. Perfetto, adesso che abbiamo le 2 parti pronte, prendiamo la base della scatola ed utilizzando il tappetino da ritaglio, il righello e la pieghetta, ripieghiamo le varie parti seguendo le linee tratteggiate in questo modo. Una volta terminato, applichiamo la colla sulle linguette laterali nei punti che vi mostro. Bene, ora possiamo assemblare la base.
Prima di richiudere l'ultima porzione ritagliamone una parte per fare in modo che combaci con l'interno, dopodiché applichiamo la colla e terminiamo l'assemblaggio della base. A questo punto ripetiamo la stessa operazione anche per il coperchio. E voilà, la nostra scatolina è pronta, possiamo ora passare alle decorazioni interne. Prendiamo il terzo foglio del cartamodello e ritagliamo i vari dettagli che vogliamo utilizzare. Ricordiamoci di ritagliare anche le strisce che serviranno come supporti per le decorazioni interne. Ne servirà una per ogni dettaglio. A questo punto, usando la pieghetta, creiamo le pieghe sulle strisce proprio come vedete. Ottimo, abbiamo così ottenuto anche i sostegni per le nostre decorazioni interne. A questo punto possiamo procedere con l'assemblaggio. Cominciamo incollando la scritta sul coperchio della scatola in questo modo. Se necessario, rifiliamo le parti in eccesso usando le forbici. Adesso stendiamo della colla sui supporti interni ed incolliamoli sul retro delle decorazioni. Dopodiché inseriamo le decorazioni all'interno della scatolina proprio come vedete. Perfetto, la nostra scatolina è pronta. Ricordate che se volete potete scegliere anche tra altri due soggetti. Ed ecco le nostre scatole finite. Come ultimo dettaglio io ho deciso di aggiungere un cuoricino adesivo in feltro su ognuna, ma potete anche disegnarlo oppure semplicemente saltare questo passaggio. E voilà, il progetto è finito! Ed ecco qui le scatoline finite e pronte per essere consegnate. Come avete visto, si tratta a tutti gli effetti di un progetto super veloce, super semplice, alla portata di tutti e che necessita veramente di pochissimi materiali. In più, proprio come dicevo all'inizio del video, potete adattare la scatolina anche ad altre occasioni, cambiando il messaggio all'esterno e all'interno e utilizzando immagini che potete trovare online. Vi basterà stamparle nelle giuste dimensioni. Ovviamente io però ho creato per voi un cartamodello per realizzare queste 3 scatoline nello specifico che potete scaricare gratuitamente sul blog. Sul blog troverete anche altre immagini del progetto finito insieme appunto alla lista di tutti i materiali necessari. Il link al post dedicato come sempre è nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i che comparirà qui sopra la mia testa. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e chiaramente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, un bacio gigante, buon San Valentino a quelli che lo festeggiano, buona vita a tutti gli altri, noi ci vediamo prestissimo, ciao!